Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2025 e abbiamo ragazzi la carta del diavolo. Può essere una carta di potere, può essere una carta anche di tossicità oppure di tentazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e in più ci sono anche i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno partirà a gennaio ed è live e ce n'è uno pre-registrato. Bene, andiamo a vedere amici del Leone le energie per il mese di dicembre. Partiamo da un fante di pentacoli, 6 di pentacoli, 3 di pentacoli, fante di bastoni, 8 di bastoni, 7 di bastoni, asso di coppe, 6 di coppe e 10 di coppe. Oh wow ragazzi, tante belle carte devo dire. In realtà non so cosa c'entri il diavolo, ma andiamo a vederlo. Allora, tenete presente che adesso andiamo a vedere un po' l'energia generale del mese, potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andrò a fare le varie casistiche per i single, le persone che sono in coppia e quelle che hanno una relazione indefinita, magari a distanza, magari clandestina. Allora, partiamo da questo fante di pentacoli. Abbiamo un matto e un mago. Oh! Quindi qui ci potrebbe essere un qualche nuovo inizio o all'interno di una relazione già esistente oppure per qualcuno effettivamente potrebbe anche essere l'inizio di una nuova relazione. C'è un inizio comunque perché sia il matto che il mago sono due carte di inizio. Andiamo a vedere il 6. Oh wow, 6 di pentacoli, 6 di coppe e 9 di bastoni. Secondo me ci sono delle buone energie in apertura, perlomeno all'inizio del mese, ragazzi. Questo 6 di pentacoli mi dice che c'è come un equilibrio nelle relazioni che potrebbero entrare in questo mese o magari potrebbero anche essere le relazioni che già avete, dipende dalla vostra situazione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 7 di spade. E un appeso. Cos'è che non riuscite a vedere? Perché tra 7 di spade e l'appeso è come se ci fosse il bisogno di vedere probabilmente qualche bugia, qualche... sì, ma non degli altri, è vostra questa cosa qua. Ehm, Potrebbe essere qualche carenza che voi non stiate vedendo, qualche attaccamento. Ah, ecco, adesso comincia a prendere senso il diavolo. Potrebbe essere riferito a qualche attaccamento, siccome avete 6 di coppe qui, potrebbe essere un attaccamento dell'infanzia, come non vi nego che potrebbe essere una persona che torna effettivamente con questo 6 di coppe, però è anche una carta che parla di sogno, 6 di coppe, quindi per qualcuno si tratta di un attaccamento ad un sogno, ad un ideale, diciamo. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, scusate, il fante di bastoni.
4 di bastoni e imperatore, quindi secondo me c'è come un'aria di stabilità, un potenziale di concretezza, di solidità, di continuità anche secondo me. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 6 di spade, mi parla di credenze limitanti. 4 di coppe, 7 di coppe, di nuovo, è come se voi non vi rendeste conto che state proiettando qualche cosa. Potrebbe essere una proiezione acquisita a causa di queste credenze limitanti, perché anche qui rivediamo un po' l'infanzia, no? Con questo 6 di coppe. L'ideale, se vogliamo. Normalmente è l'ideale romantico. E poi abbiamo questo 7 di coppe che di nuovo mi ribadisce come il fatto di avere la testa un po' fra le nuvole, ragazzi. C'è come qualche ideale, un qualche cosa a cui siete attaccati che non vi fa vedere le cose chiaramente, secondo me. Andiamo a vedere 7 di bastoni. Tre di coppe, morte e asso di spade. Di nuovo, qui c'è un tema con il dialogo e la morte mi dice che è come se dovesse lasciare indietro. Per qualcuno potrebbe essere certe frequentazioni, per qualcun altro potrebbe essere, se siete in un rapporto a tre, il rapporto a tre, perché qui vedo come il termine, la fine di qualcosa e qua c'è un nuovo inizio. Può anche far riferimento a come vi ponete voi nei confronti degli altri, effettivamente, come se ci fosse una sorta di trasformazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Giudizio. Allora, per le coppie vi faccio uno spoiler, può essere una tentazione extraconiugale. Essendoci il giudizio qui e il 6 di coppe 2 volte, potrebbe anche essere qualcuno che ritorna dal passato. Allora, abbiamo il giudizio, qui abbiamo un re di coppe, 9 di spade, fante di bastoni, 3 di pentacoli che avete già qui, cavaliere di spade e ruota della fortuna. Il fante anche c'è già qui. Se siete parte di quelle coppie travagliate, secondo me qui c'è un cambio. Se siete in silenzio anche con una persona, io credo che con questo giudizio possa arrivare effettivamente una chiamata. E qui c'è la ruota della fortuna, secondo me ragazzi qualche cosa di nuovo potrebbe iniziare o all'interno della relazione o potrebbe come reiniziare la relazione. Adesso dipende sempre dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere 6 di coppe. Luna e 10 di coppe. E poi andiamo a vedere anche il 10 di coppe, che giustamente si ripete. Io sento che 9 di coppe, io sento che il mese comunque finisce bene, 10 di coppe e la serenità, l'unione. Avete sempre ancora questo attaccamento su cui dovete lavorare, la luna mi parla di lune, di lune, di paure o di proiezioni esattamente come il 7 di coppe. Quindi secondo me c'è come un working in progress. Io vi dico, il mese finisce in equilibrio, in armonia, in appagamento. Però probabilmente c'è qualche ideale a cui siete legati che vi fuorvia un po'. Ok, allora andiamo a vedere il pre-single. Come vi ho detto prima, per qualcuno effettivamente può iniziare una nuova relazione. All'inizio secondo me è un qualche cosa che nasce più per gioco che non effettivamente ehm, con intenzioni serie.
Potrebbe esserci un'ottima affinità mentale con questa persona, però è come se da un certo punto in avanti basta essere amici, si parla in un altro contesto. Vi dico, potrebbe essere interessante da un punto di vista più astratto. Il livello fisico con questa persona non lo vedo un granché, sinceramente, però è come se fosse affascinante nel suo complesso, ma non particolarmente attraente da un punto di vista fisico. Con questo non voglio dire che è una persona brutta, cioè è come se non fosse attraente oggettivamente per voi, però soggettivamente è un bel personaggio, è un bel vedere, insomma. Eh, io credo che comunque potreste avere come uno stop con la conoscenza di questa persona per un certo periodo nel mese di dicembre e poi c'è come una sorta di ripresa. Vi dico, ho la sensazione che potrebbe esserci un ritorno, una cosa così. Per le persone che sono in una relazione, allora, vi ho già detto prima, avevo fatto uno spoiler che potrebbe arrivare qualche tentazione extraconiugale, potrebbe essere un ex, anche se non è un ex, io sento che potrebbe telefonarvi qualcuno, potreste proprio rimanere per prendere un aperitivo, un caffè con qualcuno, magari per farvi gli auguri di Natale e da quella scusa lì, ragazzi, le cose potrebbero cambiare, potrebbe cambiare la vostra percezione di voi, della persona e di voi due nella relazione. E quindi effettivamente con questo diavolo ci potrebbe essere qualcuno che, come dire, ha qualche tentazione in più alla coppia. Se siete in separazione, anche se le coppie in separazione sono più del terzo gruppo, secondo me, il primo e il secondo, primo. Però ci sono quelle relazioni un po' infinite che partono e che hanno come dei momenti di stop. Ecco, dicembre penso che potrebbe esserci anche per voi. Non è tanto un momento di stop che ci sarà a dicembre, ma un momento di stop che si riprende. Quindi dove si riprende la comunicazione, dove si riprende a vedersi, si riprende a fare cose insieme e secondo me le energie qui cambiano e non di poco, ci può essere come c'è aria di novità, c'è aria di novità, di aria fresca, di voler costruire qualche cosa. Vi dico anche che se è tanto tempo che siete in coppia, potrebbe esserci come il tema dei figli o di un progetto. Sapete che queste due parole sono interscambiabili nei tarocchi. E secondo me potrebbe esserci appunto questa apertura ad un'eventuale famiglia. Se non è un figlio, potrebbe anche essere il prendere un animale domestico, se per esempio aveste già figli ehm, o non foste più in età da figli. Arriviamo al terzo gruppo. Allora, io non so in che situazione siate con la vostra persona di interesse, però anche qui ho come due sfaccettature, due messaggi. Allora, c'è un gruppo che ragazzi ha proprio la testa fra le nuvole. Voi è come se vedeste solo quello, vedeste la favola, vedeste la fiaba, avete due sei di coppe, avete la luna, avete un sette di coppe, fatemi vedere che altro, avete un sette di spade, il 9 di spade, manca solo più l'otto di spade e poi siamo a posto, però sì, c'è come una visione parziale delle cose, come se vi fosse fissati su una qualche ideale e quello è, di lì non vi muovete. E non dico che sia male, però vi costringe. Con questo diavolo, secondo me, vi costringe un po'. Non vi nego che la fine del mese sarà più bella. Credo che potrete passare del tempo con questa persona, potrete potrebbe proprio essere una cena o un invito ad una festa mondana, considerata di festività,
ed è come un modo, come un altro per godersi del tempo insieme e secondo me un po' riappianare le cose. Non che non stiano bene le cose, ma è come se voi foste in un livello un po' utopico della relazione, mentre avete bisogno ancora di portarla a terra, di concretizzare questa relazione. C'è un 4 di pentacoli al contrario, quindi sento che l'attaccamento che potrebbe esserci all'inizio mese con questo 7 di spade, a fine mese si dilegua un po'. Cioè, se effettivamente il diavolo mi parla di schiavitù, di attaccamento, di un qualche cosa che vi fa sentire costretti, sento che a fine mese potrebbe esserci come un inizio a lasciare andare questo tipo di attaccamento, di energia. Vi dico, si finisce comunque con 2 volte il 10 di coppe, che è un 9 di coppe, che sono carte comunque di grande appagamento, di unione, di stabilità, di serenità, felicità, condivisione. Quindi saranno anche magari un po' complici le feste natalizie, però vi sento chiudere il mese in modo molto armonioso e questo vale per qualsiasi gruppo. Mm? Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire di più. Passione, una insana chimica la chiama qui. Quindi ragazzi, ormoni che brillano da tutte le parti e parla anche di piacersi in modo equo e di divertimento. Ne voglio ancora una perché questa era proprio bella. Vediamo, spero che non esca una brutta, ragazzi. Che poi anche lì brutto bello. No, ok, parla di una relazione che si sta evolvendo e che sta arrivando alla fase successiva. Parla anche di guarigione del bambino interiore e di crescita. Oh, ma sono carte bellissime, ragazzi. Avete la ruota della fortuna. Io sento che qualche cosa cambierà molto in meglio, secondo me. Va bene, andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare questo mese di dicembre. Gemelli, poi io vi direi anche Ariete, Scorpione e Toro. Potrebbe anche essere Cancro, ma lo vedo poco, ve lo dico, lo vedo molto poco il Cancro. Va bene, un ultimo oracolo per concludere la lettura. Le vibrazioni dei pensieri, parla di scelte in risonanza e di segnali. Poi abbiamo l'arcangelo Zadkiel, autoaccettazione, compassione e perdono. Che interessante questa, scelte in risonanza. Però dipende da che risonanza vibrate voi, perché voi avete la testa un po' troppo in mezzo alle nuvole. E poi qui ragazzi parliamo di perdono, e qui avete la carta dell'appeso. C'è qualche cosa che secondo me vi dovete perdonare o dovete perdonare all'altro, perché comunque c'è una vista parziale da parte vostra, quindi non so, vabbè. Fatemelo sapere nei commenti. Cari amici del Leone, spero che la stesa vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E diversamente, se volete fare questo lavoro per conto vostro, vi potete abbonare al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono tanti altri argomenti legati all'astrale, alla metafisica, ai traumi, ai chakra, insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che è stato condensato e messo lì a disposizione vostra.
Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, c'è scritto playlist 1, playlist 2, andrebbero viste in ordine di numero. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!